Oh, wow! Wow! It's so exciting! Whoa! Hey guys! Did you miss the last episode? You should really check it, huh? It's so cool. Precedentemente alle Golden Trail World Series, nel giorno più caldo della storia della maratona Zegama e Zicorri, Kylian Jornet ha preso il comando subito dopo la partenza e ha vinto la sua nona Zegama. E Liang è stata la sorpresa della giornata, correndo una gara brillante e vincendo la sua prima trail marathon di sempre. Passando Chamonix, la gara è iniziata molto velocemente. Davide Magnini, dall'Italia, ha avuto una solida prestazione e ha conquistato la vittoria, nonostante le alte temperature. Per quanto riguarda le donne, Ruth Croft ha preso il comando nella seconda metà della gara e ha vinto per la prima volta nel 2019. Canazei è stata la terza tappa della serie. Davide Magnini ha dominato per tutta la gara ed è arrivato primo, vincendo 2 gare di fila. Judith Wider passa dall'orienteering al trail running e vince la Dolomites Run 2019. Che corsa, ragazzi! Diamo un'occhiata alla classifica generale prima di Sierre-Zinal. Negli uomini Bart è ancora il golden leader seguito da Stian ed entrambi sono riusciti a mantenere gli stessi posti in classifica dall'ultima gara. Davide, dopo la sua vittoria, sale al terzo posto seguito da Nadir con solo 24 punti di differenza. Thibaut Barognan, non avendo corso qui in Italia, scende dalla terza alla quinta posizione. Nelle donne, Eliane perde il suo primo posto conquistato dalla nuova leader Ruth Croft. Eliane scende in seconda posizione, seguita da Amandine Ferrato. La quarta posizione è di Elisa Desco, che è risalita di 2 posizioni. Quinta, guadagnando 2 posizioni nella classifica Golden, è Silvia Rampazzo. Maui! Hey, Maui! Stay here, huh? Yeah. Okay, so let's start again. Yeah. The last 15 years I has been racing a lot. It can be from 30 to 50 races a year between skimo and trail running. So then it was mostly like try to get the best result, try to win the race, but saving the maximum energy possible because it was a race the weekend after always. This year I didn't want to race too much. I wanted to train more, so that was the big difference, to stay home, train, not have a lot of troubles and prepare well. And yeah, it was, I didn't know how it would work, but it did work well. Jonathan's wide record in Sierre-Zinal, it's impressive, I would say. He was running the Olympics, and I think it's hard because you need to be a very strong uphill runner. At the same time, you need to be very quick and fast in the flat. And looking to when I have been running there, normally like we lose a lot of time in the uphill, or a few minutes in the uphill, and then in the flat, yeah, we lose a bit more. And it's especially the last part after Hotel Weisshorn that we run much quicker to him. So probably if we want to be close to his time, we need to run faster uphill and faster flat, so there's a lot of work to do. The first time I came to Switzerland was in 1979, and I really believed I had gotten very lucky that I won the first time. But then I came back and I won again, and I was thinking, well, maybe it wasn't luck. And so I came back the third time, and I won it again the third time. And they said, oh, well, you know, okay, maybe he got lucky again. Nobody can, it's impossible to win it 4 consecutive times. I won 4 consecutive times. And of course, Sierre-Zinal was not Hollywood like now, you know. The competition was there, but not as deep at it as it is, especially this year, you know. Il leggendario Pablo Vigil è stato 4 volte consecutive vincitore della Sierre-Zinal e uno dei pionieri del trail running. Questa corsa è la più antica nel suo genere in Europa. Alcuni si riferiscono a questa gara come la maratona di New York tra gare di montagna. Sono passati 40 anni dalla prima edizione, ma l'essenza degli anni 70 è ancora qui. Hi guys, we're here for the 4th stop of the Golden Trail Running World Series. Guess where we are? It's Sierre-Zinal, the Fast and the Furious race. The runners are really stoked, the excitement is high, and it will become a really good race. Yeah, I'm happy to be here, to be in such a beautiful place and with such great runners, so I just want to enjoy and give my best.
Wow! Il livello di oggi è probabilmente il più alto che abbiamo mai visto nella storia di questa gara. È incredibile vedere tutti questi corridori provenienti da diverse discipline da tutto il mondo insieme per gareggiare qui a Sierre-Zinal e dare il meglio di loro per provare a vincere probabilmente la corsa in montagna più famosa al mondo. Che momento senza tempo! I think this year is probably the hardest year so far to be in the top position. In the start, I couldn't tell who would be like in the top 20 because it was like 50 guys to be in the top 20. It was like 10 guys to be winning the race. To have a trail race where just people are finishing just seconds after each other is extremely unique. So it's going to be exciting anyway. I wish I was watching and not racing. Well, I don't, but I wish I could watch it and run at the same time. I wish I was young enough that I could jump in there and run against Kilian and against all these guys, you know, just to say I was there also, you know. So for sure, I think the level today was to be mountain running one of the biggest race. I know 6 weeks ago I was extremely fit, so excited to take part of Sierre-Zinal and put a Hoka jersey up front. The first climb will basically start at or just around Nuke, and it will go to close to Ponchet. That will be very, very tough. Non appena la gara diventa ripida, attorno a Ponchet, al chilometro 6, ci sono 4 km e mezzo che hanno 1000 metri di dislivello. Kilian li ha fatti in 34 minuti. Normalmente la massa ci impiegherebbe 1 ora e 30. Per questo motivo il suo ritmo è assurdo. Pushing, feeling great, and I knew the times of Jonathan Wyatt in Pochette and in Chandolen, and I was trying to get close to that, and I was happy to be there. If you try to run too fast in the beginning, the mountain will win. La première partie dans la montée, où j'ai vu que j'étais en forme, que je rattrapais chaque fois du monde. Et puis c'est là aussi où je me sens le plus à l'aise. Donc vraiment la grosse montée. È una giornata perfetta come sensazioni, una giornata perfetta come temperatura, come colore del cielo e tutto, quindi sono proprio contenta. Della, s'il vous plaît! Merci, bravo! Bravo! Allez, super, bravo! Allez! En 40 de la première. Allez, bravo! Merci, au revoir! All right, it never gets easier. So this is the flat section, which isn't actually flat at all. You have some more runnable sections, like fast running sections, and then you have the climb up to the high point, which is at 2,400 meters. Good morning, guys. Welcome to Chandolin. Here is the aid station and we are at kilometer 11. Here the road runners will definitely change the gear and probably come back to the mountain runners. Now everything seems really quiet, but it's gonna change really soon. So back to you, Pau. Grazie Martina, ora siamo a Chandolin, al chilometro 11. I corridori hanno appena superato la prima grande salita, Kilian è in testa e ha un distacco di 2 minuti sul Petro Mamu. Vediamo se Kilian può mantenere il vantaggio. Aspetta, è la nostra presentatrice Martina che ha cambiato marcia e prende il comando su Kilian. Maud Matisse ha un vantaggio di 2 minuti e 43 secondi su Judith ed è 2 minuti e 4 secondi sotto il record di Chandolin. Se continua ad espandere il divario, oggi potrebbe essere un giorno epico nella storia del trail running. Here we are from Chandolin. That's the ambience is crazier than before. The runner went by so fast. Kilian was leading, Petro Mamu was second,
and Kenyan was third. For the ladies, Maud Matisse was leading and followed by another Swiss, Judith Wider, and Silvia Rampazzo was third. But the fourth, the fifth were all really close, so everything has to be defined. Let's see what will happen at the finish line. Dopo l'Hotel Mysore, i corridori hanno ancora 3 km prima di raggiungere il punto più alto della gara, dove c'è una parte piana e poi la discesa verso il traguardo. Vedremo qualcuno battere un record? Scopriamolo dopo l'interruzione pubblicitaria. And after Hotel Weisshorn, crazy things start happening. You have all the top runners that could go well under 2:30 and break Jonathan West's record. Kilian Jornet ha creato un gap nella prima fase della gara e arrivato a Ponchette aveva già un distacco di 2 minuti e 6 secondi su Petro, riuscendo a mantenerlo fino a Chandolin al chilometro 11. C'è stata una battaglia per la terza posizione tra Toboho Nosi e Jim Walmsley. Maud ha spinto molto forte fin dall'inizio ed è riuscita a creare un buon divario con Judith quando hanno superato Ponchette. Judith ha preso vantaggio su Silvia durante la salita, ma Silvia Rampazzo è un'ottima runner sul piano, quindi probabilmente riuscirà a prendere di nuovo Judith. Come possiamo vedere, ora ci stiamo avvicinando all'Hotel Weisshorn e le due hanno solo 50 metri di distanza. So we at Hotel Weisshorn, it's kilometer 19, and the runners will speed up here in the last big climb, and then from there it's almost just downhill towards Zinal. So it's really, really fast, and we have already got some updates from Kilian, so he's really close to the record, and it will be really exciting if you can make it or not. So it's 2:29 to beat. Sierre-Zinal è conosciuta come la corsa dei 5-4000, è qui, dopo l'Hotel Weisshorn, dove si possono godere di panorami mozzafiato e vedere queste cime grandiose mentre si corre. Diamo un'occhiata alla mappa per vedere i distacchi tra i leader durante la prima metà della gara. Kilian ha rallentato e Petro Mamu, che ha spinto più forte sulla sezione piatta, è ora a soli 30 secondi da lui. È incredibile vedere Petro che utilizza tutte le sue capacità per ridurre il distacco con Kilian. 4 minuti dietro Petro abbiamo Juan Carlos e a solo 40 secondi abbiamo Jim Walmsley, quarto, e Teboho quinto, a soli 27 secondi da lui. Maud è ancora in testa alla gara con un distacco di 5 minuti e 17 secondi su Silvia Rampazzo, che corre insieme a Judith. Vedremo se Judith proverà a fare una mossa durante la discesa. Quarta è Anaïs Sabrier e solo un minuto dietro di lei c'è Ruth Croft. Wow, possiamo vedere che Kilian ha superato il record di Jonathan Wyatt di ben 24 secondi dopo 19 km e 1950 metri di dislivello. I knew that today the major danger was Petro. His races the last weeks has been amazing, and I knew that he was the guy to beat. And I was thinking that he would climb with me, but I was happy to leave him in the uphill, and then in the flat he was very strong. Like, I started to be tired, he was coming back strong. Yeah, now Kilian is tired. Yeah, so I can't win. I have channel, I said. I think Kilian's going to be really, really tough to beat on the real steep technical part. And I just wanted to get to the last 3 final K that is a steep downhill before him, because I knew that if I was there before him, I was winning the race. But today, yeah, Kilian is really tough.
after Hotel Weisshorn, you had a small stretch of maybe 3 kilometers that were just really hard. And I think it was because you're reaching the highest point. And also, you're very tired. The race is never flat. I would say there's maybe 3 miles that might favor. Once the course starts to kind of dip downhill and it's not quite steep and dropping into Zinal, I think that's definitely where I have the biggest advantage over someone like Kilian. I don't see Kilian dropping 4:30s on that, or that's miles, so I guess like 2:45, 2:50 per K. Abbiamo appena superato Nava, il punto più alto della gara, a 2400 metri. Ora ci sono solo 3 km in piano, più la discesa verso Zinal. Kilian ha una discesa in fronte a lui e sappiamo tutti che è The Mountain Goat. Potrà guadagnare ancora qualche secondo durante la discesa? I was thinking backward, like I wanted to get my best time and I wanted to try to break Jonathan Wyatt time, but I'm not someone that want to say I want to beat this time, because many things can happen and it's hard to know what you will feel, but sure that in my training I was thinking that one of the goals was to try to go faster than Jonathan. Tutti sappiamo che quando Kilian ha in mente qualcosa ci proverà il 200%. È volato giù per l'ultima discesa tecnica e ora corre, è sotto il record e lo sa. Centinaia di fan applaudono Kilian prima del traguardo, sanno che sta per scrivere di nuovo la storia. E infine sta accadendo, nel momento in cui stavamo aspettando, ci sono voluti 15 anni per battere il record di Jonathan, ma Kilian Jornet lo ha fatto oggi di 3 minuti e 27 secondi. Incredibile! Vincendo la sua 7ª Sierre-Zinal e stabilendo un nuovo record di percorso a 2 ore 25 minuti e 35 secondi. Petro Mamu, ex campione qui a Sierre-Zinal, arriva secondo e anche lui sotto il record. Che grande prestazione! Ha messo Kilian sotto pressione negli ultimi chilometri. E terzo abbiamo Jim Walmsley, il noto corridore su strada, firma la discesa più veloce della giornata e conquista il meritato terzo posto a questa Sierre-Zinal, la più impegnativa di tutti i tempi. Diamo un'occhiata ai risultati della gara maschile. Kilian Jornet primo, Petro Mamu secondo, Jim Walmsley terzo, Juan Carlos dal Messico quarto e Robbie Simpson arrivato secondo alcune volte negli ultimi anni, ma oggi a causa dell'elevato livello di questa gara è arrivato quinto. J'avais envie de prendre un peu d'avance dans la montée, et puis ensuite de prendre encore un petit peu d'avance, idéalement dans la partie plate, pour pouvoir avoir une belle marge sur Judith Vider dans la descente. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'avance sur le plat, environ 5 minutes, 6 minutes je crois. Et à la fin, je lui mets que 5 minutes, donc j'ai perdu 1 minute dans la descente, che était moins tecnique, donc j'ai pu conserver quand même une belle avance. Maud Matisse è andata molto forte fin dall'inizio e ha corso quasi una gara da solista, fino al traguardo, battendo il record di Anna di 5 minuti e 6 secondi. Lo sente? Guardala! Che bel momento! Il tempo da battere è di 2 ore 49 minuti e 20 secondi. Che tempo! E qui abbiamo anche Judith che arriva sotto il tempo record di 6 secondi. Incredibile! Era a 2 minuti all'Hotel Weisshorn, ma è riuscita a ridurre 1 minuto e prendere la seconda posizione. Silvia Rampazzo arriva al terzo posto e fa un tempo migliore rispetto allo scorso anno. Aspetta, perché abbiamo una battaglia al traguardo tra Anaïs e Ruth. Questa è una vera gara. Stanno combattendo per il quarto posto. Guarda Ruth che spinge, sta sorpassando Anaïs. Ruth non molla e ottiene il quarto posto. Che grande sfida! È così bello vedere come gli atleti riescano a spingersi al limite. J'ai vraiment pas pensé au record pendant la course. On m'a dit oui, tu es dans les temps de record, mais moi j'y croyais pas.
C'est vraiment les derniers 500 mètres, quand je suis arrivée sur la route, et là j'ai regardé mon chrono et j'ai dit waouh, c'est bon. Maud did it's blowing mind what she did. Like, she was running so fast, and she didn't have in mind the record. She was like just wanting this victory so much coming from here, and what she did was just like incredible, the time, and you did the same. It was like crazy, the density among the women. I think what they did today, it's a race to be in the books. We're in the Sierre-Zinal Hall of Fame. We have a lot of the past winners, men and women, here, there, and everywhere. But if you noticed over here, this is the only black and white photograph here. And this is my era. Back then, the color camera was not invented, so everybody else has a color photo, but mine was in black and white. And so it was great times, you know. We need to go back to black and white. This color is boring, you know, really. So the race is over. Kylian Jornet won and broke the record. So history has been done. Petro Mamu was below record time as well. Jim Walmsley incredibly third. Maud Matisse destroyed the record by 6 minutes. Judith Wider second. She was below record time too. Incredible. Silvia Rampazzo third. So here we are. We close the fourth stage of the Golden Trail Series, and we'll see you in the fifth one in less than 2 weeks in Pikes Peak, America. Diamo un'occhiata alla classifica dopo la gara di Sierre-Zinal. Negli uomini Davide ruba il posto da Golden Leader a Bart. Stian non ha corso a Sierre-Zinal, quindi prende anche lui un posto e ora è terzo. Kylian, dopo la vittoria di oggi, è tornato in classifica al quarto posto, seguito da Thibaut con solo 16 punti di differenza. Dopo questa gara molti corridori hanno già corso 3 gare e alcuni potrebbero avere abbastanza punti per classificarsi per la finale in Nepal. Da ora in poi, nelle gare rimaste dovranno migliorare quei punti e assicurarsi tra i primi 10 posti. Nella classifica femminile Ruth Croft mantiene il suo posto di Golden Leader dopo un consistente quarto posto. Eliane scende in quinta posizione e il secondo posto viene preso da Silvia Rampazzo. Elisa Desco sale di un posto al terzo e Judith Wider sale fino al quarto posto. Grazie per essere stati con noi, che giornata straordinaria, piena di azione. La prossima tappa della serie è in Colorado, la Pikes Peak Marathon. Momenti emozionanti in vista dalle Golden Trail World Series. Ci vediamo negli Stati Uniti! L'anno scorso alla Pikes Peak Marathon sono stati un paio di locali del Colorado a vincere. Dopo aver conquistato la cima di Pikes Peak, Dakota Jones era secondo, quando la discesa iniziata ha spinto forte e ha superato Darren Beck, riuscendo a vincere la maratona e correndo la discesa più veloce nella storia della gara, superando il record di discesa stabilito nel 1993. Nella gara femminile Megan a metà strada sembrava fresca e forte, non sembrava concedere al resto delle donne la possibilità di avvicinarsi. Megan ha spinto più forte verso la fine ed è arrivata con un tempo di 4 ore, 15 minuti e 4 secondi, battendo il record stabilito da Lynn nel 1981.